Ciao ragazzi, sono Marco per gli amici il Cuso e benvenuti a una nuova puntata della fisica che non ti aspetti. Oggi parliamo degli orologi più precisi mai costruiti dall'uomo, gli orologi atomici. Un orologio, lo sappiamo benissimo, è un qualunque oggetto che ci aiuta a rispondere a una domanda semplicissima. Che ore sono? Ogni orologio rientra in uno di due grandi gruppi. Da una parte abbiamo gli orologi che funzionano facendo variare in maniera continua qualcosa, che può essere la posizione dell'ombra dell'ognomone di una meridiana o la quantità di sabbia che è già caduta in una clessidra. Dall'altra invece abbiamo orologi che funzionano facendo variare periodicamente una qualche proprietà e andando a contare quante volte quella proprietà è andata a cambiare, come per esempio le oscillazioni di una molla in un orologio a molla o le oscillazioni di un quarzo o di un altro materiale piezoelettrico negli orologi al quarzo. Gli orologi atomici rientrano in questa seconda categoria e ad oscillare sono per l'appunto degli atomi. Ma oscillano tra cosa? Chi segue questo canale da un po' non sarà sorpreso quando dico che i livelli energetici di un atomo sono quantizzati. Significa che un elettrone può occupare solo determinati livelli discreti, ben definiti, di energia. Può occupare un livello, può occupare quello immediatamente successivo o quello immediatamente precedente, ma non può trovarsi a metà tra due livelli consecutivi. Una delle primissime cose che si fa quando si studia la meccanica quantistica e l'equazione di Schrödinger è quella di risolvere l'atomo di idrogeno, il che vuol dire andare a cercare i suoi livelli energetici. Per risolvere questo problema si prende in considerazione soltanto l'interazione coulombiana, cioè l'interazione elettrostatica tra gli elettroni e il nucleo, il protone. A partire da questa sola interazione si vanno a calcolare tutti i vari livelli energetici dell'atomo di idrogeno. Ma li abbiamo veramente calcolati tutti? In realtà no. Esistono infatti altre interazioni molto più deboli rispetto all'interazione elettrostatica tra gli elettroni e i protoni che fanno sì che i livelli energetici che noi andiamo a calcolare siano solo una prima approssimazione di quelli effettivi. Esiste infatti una struttura detta struttura fine, la quale è dovuta al fatto che in un elettrone c'è una interazione tra il suo spin e il suo momento magnetico angolare. Questa interazione fa sì che alcuni dei livelli calcolati prima vanno a splittarsi, a separarsi. Tuttavia questo non riguarda il cosiddetto livello fondamentale, cioè il livello energetico più basso che un atomo possiede. Ma esistono altre interazioni ancora più deboli, come l'interazione tra la distribuzione di carica elettrica e il dipolo magnetico del nucleo, che fanno sì che questi livelli vadano ulteriormente a separarsi e questa volta questo vale anche per il livello fondamentale. Questa struttura prende il nome di struttura iperfine perché la separazione tra i livelli è ancora più piccola di prima. Ma perché tutto questo discorso? Perché se anche il livello fondamentale di un atomo, come quello di idrogeno, si va a separare a causa della struttura iperfine e si va a separare in due livelli che in realtà sono molto vicini tra di loro, ci sarà una elevata probabilità per un elettrone di saltellare da un livello all'altro proprio a causa di questa vicinanza. E in meccanica quantistica dire che un fenomeno ha una elevata probabilità è come dire che succede un sacco di volte al secondo. E infatti nel caso dell'atomo di idrogeno questo succede quasi 1,5 miliardi di volte ogni singolo secondo. Potete allora capire che se noi siamo in grado di contare queste oscillazioni, possiamo usare queste oscillazioni, che peraltro sono estremamente regolari, per contare il tempo. Ma non si utilizza l'atomo di idrogeno per contare il tempo. L'atomo di riferimento infatti è l'atomo di cesio 133. La definizione attuale di secondo è il tempo necessario per un atomo di cesio 133 a compiere, me lo sono scritto perché non c'è speranza che io mi ricordi questo numero, 9.132.631.770 oscillazioni.
Ma l'atomo di cesio 133 e l'atomo di idrogeno non sono gli unici atomi utilizzati per costruire orologi atomici. Per esempio anche il rubidio 87 viene impiegato e ce ne sono anche di tanti altri tipi. Ma perché costruire un orologio atomico? Perché gli orologi atomici sono incredibilmente precisi. Riescono a sgarrare meno di un secondo ogni qualche miliardo di anni. Una precisione così elevata ci costringe addirittura di tanto in tanto, come vi ho detto nello scorso video, a aggiungere un secondo a un anno perché la Terra invece non è altrettanto regolare. Gli orologi atomici sono qualcosa di raro? Direi proprio di no. La tecnologia sta progredendo e gli orologi atomici stanno diventando sempre più piccoli e consumano sempre meno energia, diventando così potenzialmente alla portata di tutti, sebbene nella nostra vita di tutti i giorni una precisione del genere sia del tutto inutile, del tutto superflua, vista per esempio la puntualità di alcune persone. Ma questo forse non è del tutto vero. Sono sicuro che tutti voi, almeno una volta nella vita, abbiate usato un GPS per andare al lavoro, per andare a trovare un amico, per capire dove cavolo vi siete persi in un bosco. Sui satelliti del Global Positioning System sono installati degli orologi atomici che garantiscono che i satelliti tra di loro e i satelliti con i ricevitori a terra siano perfettamente sincronizzati, in modo tale che quando noi attiviamo il nostro GPS, lui possa dirci dove ci troviamo. Ma tale sincronizzazione deve essere estremamente accurata, altrimenti l'errore di localizzazione può essere anche di qualche centinaio di metri. E c'è una curiosità sugli orologi atomici del GPS. Gli orologi sui satelliti sono un po' più lenti di quelli a terra. E questo perché i satelliti si trovano più lontani dal centro di massa della Terra e quindi sono meno soggetti alla dilatazione temporale come previsto dalla teoria della relatività di Einstein. Bene ragazzi, questo video finisce qui. Se non lo avete visto, guardate il video sui secondi intercalari perché questo 2016 durerà ben un secondo di più. Io puntualmente vi ringrazio per la visualizzazione, vi do appuntamento al prossimo video che sarà con ogni probabilità nell'anno nuovo e come al solito siate curiosi, la fisica è là dove non ve l'aspettate.